Ciao ragazzi e bentrovati dal vostro handyman. Quest'oggi ci occuperemo di lavatrice che non carica acqua. Dunque a casa dei miei abbiamo una vecchia lavatrice la quale incomincia a sentire gli anni. Il problema che ho dato oggi è proprio questo. Il lavaggio parte ma la lavatrice non tira dentro l'acqua e va in errore. Quindi cosa faremo? Andremo insieme a vedere punto per punto cosa può causare questo problema. Si tratta di un'operazione che può essere sia facile che difficile, in quanto dipende ovviamente qual è il problema. Ma bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora, questa è la lavatrice con il problema. Il problema qual è? Allora, noi facciamo partire il lavaggio, la lavatrice parte, subito tira dentro acqua, ma dopo poco, quando passa allo step successivo, deve tirare dentro ulteriore acqua e a questo punto l'acqua comincia a venire giù goccia per goccia. Ad un certo punto succede che questa spia incomincia a lampeggiare. Allora, secondo la pagina Anomalie e rimedi del manuale, la lavabiancheria non carica acqua, lampeggia velocemente la spia della prima fase del lavaggio, che è esattamente la nostra. Allora, io ho già controllato ovviamente alimentazione dell'acqua, il tubo piegato, il rubinetto dell'acqua non è aperto e qua siamo a posto. Ma questo cosa ci dice? Ci dice che in qualche modo la lavatrice non carica acqua. Quindi andremo a controllare che il filtro sia pulito, ma mi viene da pensare di sì, perché in prima fase comunque l'acqua la tira dentro, ma più probabilmente dovremo controllare le elettrovalvole che sono qua all'interno e che comandano l'ingresso dell'acqua. Mettiamoci subito all'opera. Allora, prima cosa da fare, sviteremo la fascetta che tiene lo scarico, chiudiamo il rubinetto dell'acqua e soprattutto stacchiamo la corrente. Allora, abbiamo staccato lo scarico e l'immissione dell'acqua ed ora andiamo a smontare per vedere lo stato del filtro. Con un paio di pinze lo togliamo. Allora, ecco, come vedete il filtro sicuramente ha visto momenti migliori, quindi occorre dargli una bella pulita. Allora, per smontare il top è sufficiente svitare questa vite qua e quest'altra vite qua. Allora, vediamo se riusciamo a toglierlo. Allora, ecco qua le due elettrovalvole. Quindi l'acqua entra di qua, viene comandata da queste elettrovalvole e segue poi il suo percorso per arrivare nel cassetto anteriore. Quindi quello che faremo è smonteremo le elettrovalvole e il nostro cassetto. Controlliamo lo stato, diamo una bella pulita e andiamo successivamente a rimontare. Controllate i collegamenti e poi dopo andiamo a staccare. E successivamente sfiliamo il cassetto. Mi raccomando, togliamo il gancio in gomma e sfiliamo il tutto. Perfetto, in questo modo saremo molto più comodi per dare una pulita a tutti quanti i canali. Ora andiamo a togliere le elettrovalvole. Bene, abbiamo smontato le nostre elettrovalvole. Quello che faremo è semplicemente darci una bella pulita e vedere se la lavatrice tira finalmente dentro acqua. Nel caso invece non tiri dentro acqua, andremo a verificare il funzionamento delle elettrovalvole e successivamente se arriva tensione alle elettrovalvole. Allora, sto guardando queste elettrovalvole qua. Allora, secondo me qua di grossi problemi non ce ne sono, in quanto non trovo notevole sporcizia. Comunque diamo una piccola pulita e questa qua la rimonteremo così. Diamo comunque una pulita al filtro in questo modo. Mettiamo il filtro dentro questo tappo, versiamo un po' di acido e vedremo che scioglierà il calcare. Già meglio, adesso andiamo a darci una bella soffiata col compressore per togliere gli ultimi residui. Allora, ho fatto anche un ulteriore test. Ho soffiato con la bocca all'interno dei fori delle elettrovalvole. Qua dentro si riesce a soffiare bene, mentre qua invece è ostruito da qualcosa. Quindi andiamo in officina, utilizziamo il compressore e vediamo se riusciamo a pulire questo condotto qua. Allora, con questo utensile andiamo a verificare se tutti i buchi sono aperti e non sono ostruiti da calcare. Vi metto il link qua da qualche parte sullo schermo del video dove ho risolto il problema dell'acqua all'interno dello scomparto dell'ammorbidente.
questo va bene, ma questo no. Niente, non c'è niente da fare, questo è proprio intasato. Allora, a mali estremi, estremi rimedi. Proviamo a versare un po' di acido all'interno del condotto. Come vedete sta schiumando, quindi vuol dire che c'è del calcare. Allora proviamo a vedere se il nostro forno si è finalmente stappato. Beh ragazzi, perfetto! Ottimo, ora l'afflusso d'acqua è sicuramente migliore di prima. Purtroppo in questo caso non si riesce ad aprire il pezzo e a pulire i canali in quanto le due plastiche sono saldate. Questo pezzo qua è fatto da due pezzi separati e successivamente vengono saldati insieme mediante la fusione delle due parti. Allora andiamo a montare l'altro pezzo e direi che siamo pronti per rimontare il tutto. Ragazzi, scusate il casino incredibile qua, ma ho un altro progetto qua sul piedistallo, quale si tratta della sistemazione di questa bicicletta. Ragazzi, non perdetevelo, ve lo lascio linkato qua in giro per lo schermo. Là c'è sempre la mia moto con la quale ho fatto altri video, i quali ve li lascio sempre linkati qua in giro per lo schermo. Ma torniamo a noi, andiamo a rimontare il nostro pezzo. Allora andiamo a rimontare le elettrovalvole. Colleghiamo il tubo dell'acqua. Perfetto, le elettrovalvole sono state collegate. A questo punto rimontiamo il cassetto. Per facilitare il montaggio di questo pezzo sul tubo in gomma utilizziamo un po' di questa pasta che, oltre a essere mastice sigillante, aiuta anche a diminuire l'attrito, quindi a rendere più facile il montaggio. Allora abbiamo montato il raccordo in gomma, ora andiamo a mettere in posizione i raccordi sulle elettrovalvole. Mettiamo un po' di spray per contatti elettrici. Perfetto, vediamo se funziona. Facciamo la prova. Allora sta tirando dentro l'acqua, qua di perdite non ce ne sono e continuiamo col test. Allora il primo test, lavaggio breve, ha funzionato, è arrivato in fondo senza bloccarsi. Ora facciamo la prova del 9, che sarà questa. Laveremo i panni sporchi con il programma numero 5, che ovviamente non è un lavaggio breve. Guardate cosa mi tocca fare. In realtà poi lo faccio anche a casa, quindi. Allora, procediamo con i dosaggi richiesti da mia mamma. Programma numero 5. Allora, abbiamo impostato lavaggio a 40 gradi e a 800 giri al minuto per la centrifuga. Partiamo. Allora, qua sembra che vada tutto. Adesso lasciamo che la lavatrice finisca il suo ciclo e nel frattempo andiamo a mangiare. Allora, la lavatrice ha finito e il bucato è pronto per essere steso. Non ci sono perdite, quindi possiamo dire che la riparazione ha avuto successo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ci vediamo al prossimo tutorial.